Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, parliamo un pochino di pensioni perché qui sul mio canale non se ne parla praticamente mai e così ho deciso di introdurre questo argomento molto brevemente. E infatti è uscita da poco una circolare dell'INPS, la numero 59 del 3 di maggio, dove ci vengono forniti tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso alla pensione anticipata opzione donna 2024. Partiamo da questo. L'accesso è consentito alle donne lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni. Importante da sapere che il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ciascun figlio nel limite massimo di 2 anni. Poi, al momento della presentazione della domanda, la lavoratrice deve infatti trovarsi in una di queste condizioni, che adesso vediamo. Primo, svolgere assistenza da almeno 6 mesi al coniuge o a un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, oppure un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Secondo, soffrire una riduzione della capacità lavorativa accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile superiore o uguale al 74%. E terzo, essere lavoratrice licenziata o dipendente da imprese per le quali è stato attivato un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso le strutture per la crisi d'impresa. Infine, tutte le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi, quindi in questo caso qua, possono accedere con 59 anni e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023, a prescindere dal numero dei figli. Poi comunque non vi preoccupate, io adesso qua ve l'ho riassunto molto brevemente, il discorso sarebbe un po' più lungo, però non vogliamo farlo diventare sto video una quaresima. Vi lascio poi qui sotto nella info box il collegamento al messaggio dell'INPS, così chi fosse interessato se lo può andare a guardare. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Intanto vorrei, in questo capitolo del video, vorrei informarvi che esiste uno stupendo sito internet ufficiale, sia per quanto riguarda l'INPS che per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate, dove è possibile trovare tutto l'elenco dei bandi e dei concorsi pubblici per le assunzioni pubbliche. Notate bene che questo non è un annuncio di lavoro, attenzione, perché gli annunci di lavoro cerca e offro lavoro lo possono fare solo tipo le agenzie interinali, non è che tutti possono fare questa cosa qua, perché viene regolamentata questo discorso dell'offerta di lavoro. Diciamo che serve solo ad avvisarvi che esiste anche questa possibilità, ecco. Quindi all'interno del sito internet, che poi anche qua vi lascio poi i collegamenti qui sotto nella info box, è possibile trovare i bandi per dirigenti, professionisti, impiegati amministrativi, eccetera, eccetera, eccetera. Il sito internet dell'INPS viene aggiornato abbastanza sovente, nel senso che non so, adesso vabbè non so dirvi la frequenza, tipo una volta al mese, 2 volte al mese, adesso non lo so. Comunque viene aggiornato sovente. Quello dell'Agenzia delle Entrate viene aggiornato una volta ogni morte di papa, nel senso che non mettono molti concorsi, viene insomma un po' più lento, macchinoso, insomma un po' menoso, ecco.
Però a sto punto io vi consiglio di tenere sotto controllo anche quello, giusto perché chi volesse andare a lavorare in agenzia delle entrate, sai mai, e magari ogni tanto sai mai che esce qualcosa, ecco, potete mandarvelo a controllare. Poi l'ultimo argomento di oggi riguarda alcune variazioni per quanto riguarda l'assegno di inclusione. Sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono riportate alcune cause di decadenza. Questo ve lo dico perché l'altro giorno uno di voi mi ha scritto sotto un video, un commento dicendomi guarda che non esiste solo la causale accolta, verificata in pagamento per quanto riguarda la domanda di ADI. Esiste anche la parola decaduta, questa parola decaduta. Allora cosa ho fatto io? Ho detto vabbè, ovvio che esiste anche la parola decaduta e sono andato a guardare appunto sul sito internet del Ministero del Lavoro alcune cause di decadenza. Alcune, adesso non è che ve le riporto tutte perché altrimenti, come dicevo prima, se no sto video diventa lungo come una quaresima e non ne usciamo più. Io vi riporto quelle principali, quelle che secondo me sono quelle più da tenere sotto controllo. Quindi c'è una sezione dove dice altre variazioni e c'è scritto che è fatto obbligo al beneficiario dell'assegno di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento, e quindi dice a pena di decadenza del beneficio, e queste variazioni devono essere fatte entro 15 giorni dall'evento modificativo, cioè dall'evento in cui c'è questa modifica. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l'interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza del beneficio, una dichiarazione sostitutiva DSU aggiornata. Poi c'è un'altra sezione che riguarda l'obbligo scolastico e dice che i beneficiari dell'assegno di inclusione appartenenti alla fascia di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, nel patto di inclusione sarà previsto l'impegno all'iscrizione e alla frequenza di corsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionale all'adempimento del predetto obbligo di istruzione, pena la decadenza del beneficio. Poi la parte interessante è anche questa qui che adesso vi dico, che praticamente loro dicono in sintesi il nucleo familiare decade dal beneficio economico concesso se un componente può essere o il singolo o uno dei componenti, dice non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato senza giustificato motivo. Io ho sempre detto che il giustificato motivo non è andare a fare la spesa, non è andarsi a fare le unghie, non è andare dal parrucchiere, non è una vacanza, deve essere un giustificato motivo. Un giustificato motivo potrebbe essere che fai le corna, vi è pigliato uno sciupun, siete dovuti andare dal dottore. Questo è un giustificato motivo. Poi, non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 4, eccetera, eccetera, salvo caso di esoneri. Poi, non partecipa, in assenza di giustificato motivo, anche qua, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione. Questo discorso qua è un po' più lungo, io l'ho tagliato a metà. Poi dice non accetta senza giustificato motivo un'offerta di lavoro che abbia le caratteristiche di cui l'articolo 9 decreto lavoro 2023. Ok, ma quel discorso là già lo conosciamo. Non rispetta le previsioni di cui l'articolo 3, ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore, non presenta una dichiarazione sostitutiva unica di SU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare. Ma tra l'altro questa cosa qua, se uno non fa la DSU aggiornata per le variazioni del nucleo familiare, tra l'altro è agganciato anche l'assegno unico, quello per i figli, attenzione. Oppure un altro caso dice viene trovato nel corso delle attività ispettive delle autorità competenti intento a svolgere attività di lavoro senza aver provveduto
alle prescritte comunicazioni, quindi ti beccano a lavorare senza che nessuno ha detto niente. Un altro caso, ed è l'ultimo perché poi dice qua, praticamente questo messaggio del Ministero del Lavoro finisce, dice: se il nucleo familiare è decaduto per mancata partecipazione alle politiche attive da parte di un componente, può fare nuova domanda solo dopo 6 mesi dalla revoca o decadenza. Quindi, come avete visto, delle cause di decadenza, decaduta, domanda decaduta ne esistono. Io vi ho detto le principali, attenzione. Poi sul sito internet del Ministero del Lavoro ce ne sono tante altre. Se vi interessa poi, e se mi ricordo, vi lascio il collegamento qui sotto nella info box. Prima di concludere vi ricordo 2 cose. Prima, vabbè, le dirette live del giovedì sera alle 21:30 sul mio canale di YouTube. Quindi mi raccomando, tutti i giovedì sera 21:30, mio canale YouTube per le dirette live. E poi da adesso in avanti c'è la possibilità di diventare un super iscritto al mio canale di YouTube. E dici, chi è un super iscritto? Un super iscritto è un iscritto, intanto, che ha dei vantaggi in più rispetto agli iscritti ordinari, e quindi può vedere molti più video all'interno delle dirette live. C'è la possibilità di accedere alle domande in maniera prioritaria perché sono messe in colore diverso, e quindi io le vedo molto prima rispetto a tutti gli altri, più tanti altri vantaggi. Per maggiori informazioni su come diventare un super iscritto al mio canale di YouTube, oppure per sapere come fare eventualmente per parlarmi telefonicamente, più altre varie cose, io vi consiglio di andare a vedere la home page, quindi la pagina principale del mio canale. Sotto il mio nome c'è un collegamento, voi cliccate su quel collegamento e vi si apre un menu, un nuovo menu, ecco. E lì c'è la possibilità appunto di diventare super iscritto, mettersi in contatto con me, entrare nella super chat, più tante altre cose molto interessanti. Quindi andate nella pagina principale del mio canale e guardate il collegamento. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale. A presto, ciao!